nuovo, buongiorno, siamo qua con il Pullman, Sì. possiamo dire così, finalmente. Una qualifica molto strana. Certo, movimentata, pioveva, poi usciva il sole, ripioveva, usciva il sole. Stranissima. Diciamo che è andata bene. Molto bene. Diciamo. Senti, questo modello... Dario Malestri nel frattempo, scusate, non ho fatto le dovute presentazioni. Questo modello Infiniti sta dando soddisfazioni? Beh sì. Sì, no, io personalmente sono anni che ho degli ottimi risultati con la macchina, col pacchetto, motori Max, la macchina è l'Infinity, le gomme Hot Race, la miscela è la Energy Fuel, carrozzeria Extreme, service Avox e via dicendo. Io ho lo stesso pacchetto ormai da 4 anni, quindi c'ho poco da dire, è ottimo. Soddisfa. C'è stato, in queste condizioni particolari, riguardanti la pioggia, il tempo mutevole, c'è un accorgimento che magari ci vuoi dire, che adotti sempre quando si presentano queste casistiche molto variabili? Ma innanzitutto le gare col bagnato diciamo che ne abbiamo fatte veramente poche, ma in situazioni di bagnato c'è ben poco da fare. Quello che conta sono le gomme, ci vogliono le gomme buone, uno può provare a staccare come ho fatto io, a staccare la barra dietro per dargli un po' più di trazione, un po' più di convergenza, però poi dal punto di vista dell'assetto non si tocca niente. Okay. Almeno io personalmente non saprei cosa muovere. Okay. Stagione 2020 penso la più assurda che si sia presentata. Come hai vissuto la prima parte di 2020 riguardante il lockdown? Ma io direi che questa è una stagione transitoria, anche dal punto di vista della macchina stiamo provando della roba nuova per quella che verrà di stagione, che si spera di tornare alla normalità. Quindi, sarebbe stato comunque? Covid, non Covid? Non lo so, questo non te lo so dire, però diciamo che abbiamo approfittato per questi periodi di lockdown e di fermo per portarsi avanti con degli sviluppi, loro continuano a lavorare sempre e quindi ecco, utilizziamo queste gare per cercare di provare il più possibile e portare a casa più dati possibile. Ecco. Ho capito. Un discorso di raccolta di informazioni. Domande a scoppio, che è una rubrica veramente stupidina, che ho detto, sono delle domande molto veloci di risposta. Allora, la prima è: a che età il primo modello e dove? A che età? Era il 97, quindi avevo 12 anni. È stato una BMT 891 con motore OPS. Poi in qualche pista? Sì, in Toscana, sulla pista di Livorno. Senti, la pista che ami di più è quella invece che riesci... In Italia o in Europa? Tutto il mondo, tutta la qualsiasi. Beh, la pista che mi è piaciuta di più è quella dove ho vinto il mondiale nel 2017, mi piace dalla prima volta in cui siamo andati a provare già. Io diciamo che la Francia, le piste francesi sono tutte belle, secondo me, per il mio stile di guida sono perfette. Quella invece che ti rimane un po' difficile da approcciare? Fiorano è sempre stato difficile per me, ecco, avere un bilanciamento per quel tipo di pista lì, sì, perché sono tutte curve in pendenza, in parabolica, quindi la macchina tende sempre a andarsene via. Esatto, e quindi serve un assetto un po' più forse aggressivo. Ho capito. Senti, ci dai un voto alla pista di Gubbe da 1 a 10? 10, sempre stato. Senti, la parte più bella del tracciato è la chicane. La chicane veloce. Assolutamente. Mazzeo ha detto esiste una linea sola per quella chicane da fare, per farla bene. La linea sola, allora con 1.10 sì, è vero, esiste una linea sola, devi puntare il primo cordolo e il secondo ci puoi anche montare stando attento, perché se non ci monti la disegni troppo. Ma con l'1.8 bene o male, insomma, la fai in pieno, quindi si cerca di venire dritti più possibile da prendere più velocità. Raddrizzarlo il più possibile. Sì. Senti, la parte più difficile invece? La parte più difficile, io credo che io che non faccio una gara con l'1.8 qui a Gubbio innanzitutto sono almeno 4-5 anni. E con l'1.10 no, ma con l'1.8 credo che la parte più difficile momentaneamente, non so se si tratta di un assetto mio, ma è il controtornante, la chicane stretta prima della chicane veloce, il sinistra, perché quello si fa sotto motore
E quindi la macchina lì tende o a alleggerire il retrotreno oppure ad andare larga in accelerazione. Quindi è importante per l'esecuzione perfetta della chicane veloce come imbocchi quella curva lì. Anche perché poi riparti da fermo praticamente là. Sì, dal primo tornantino sei quasi fermo e lì diciamo che va fatta scorrere, però devi trovare la linea giusta, è un piccolo corridoio. Senti, la sensazione dopo il primo mondiale che hai avuto, corso o vinto? Il primo mondiale che ho fatto fu a Messina nel 2005. 1-8? 1-8, sì. E il primo che ho vinto è stato nel 2017, nel 2011 sono arrivato terzo, ci sono andato vicino altre volte, però ci sono sempre stati dei problemi. Cambia quindi... un po' il feeling post gara tra il primo e l'ultimo mondiale, avendoci in mezzo una esperienza, penso, decennale. Ma diciamo che il primo mondiale ero sempre un ragazzino, quindi l'esperienza non c'era. Nel 2017 il primo mondiale vinto, diciamo che è stato un risultato, un traguardo che ognuno di noi credo che si prefissa prima, no? Sì, Quando diciamo nei professionisti, quindi è un obiettivo raggiunto come nella vita tutte le altre cose, quindi Poi si guarda al prossimo. si cerca di cercare, sì, certo. Senti, Hamilton o Schumacher? Vabbè. È una domanda che ho fatto apposta per te, Ma perché io sapevo la risposta. Ma La tua io, passione per il pilota di io, testa. io porto massima stima per tutti i campioni, no, negli sport, Però come è stato anche Schumacher. Però Hamilton, diciamo che forse l'ho seguito di più anche L'hai vissuto, l'ho sì. vissuto di più perché Schumacher forse ero sempre troppo piccolo, anche se ho vissuto anche lui. Però Hamilton c'ha qualcosa in più che secondo me solo Senna forse, ecco, Addirittura. in certi momenti di gara c'ha un controllo che non c'aveva nessuno. l'X Factor, diciamo Sì. così. Senti, l'avversario non piuttosto, ma quello con cui ti sei confrontato nella maniera più intensa, diciamo così. Sono due. Attualmente è sicuramente Simon Kurzburg, che vabbè sono anni che siamo sempre nello stesso livello, però prima di Simon c'è stato il periodo di quando Pitch veramente andava forte, che si dedicava al 100% e forse era anche più forte, Addirittura. parlando, ecco, prendendo quegli anni lì e quegli anni di ora, forse Robert andava ancora più forte, sì. Ho capito. Senti, la prima cosa che fai quando vai in un circuito nuovo che non hai mai visto se non in fotografia? Giri per la pista a piedi oppure vai No, diretto sul modello? vado sul palco prima e cerco insomma, di prendere qualche punto di riferimento visivo, guardo qualcuno che sta girando già che conosce il circuito e poi vado. Ho capito. Senti, Brunello di Montalcino o Chianti classico? Brunello. Brunello tutta la vita. Consigli per un giovane modellista e cosa invece sconsigli? Questa è una domanda difficile. Grazie. Cosa consiglio? Consiglio di crederci prima di tutto, perché se non ci credi in tutte le cose che fai, ovviamente non arriverai mai al tuo obiettivo. Quello che sconsiglio è di perdersi d'animo, cercare di perseverare. Perfetto. Grazie Dario Prego. e buona gara, buon fine settimana. Grazie a voi.